Già dal secondo giorno dopo l'arrivo della mia cucciola in casa nostra ho iniziato a portarla da sola al parco a giocare con me. Questo per vari motivi. Il primo è che col gioco si crea un legame e un ottimo rapporto col nostro cane, un rapporto di collaborazione. Il secondo motivo è che il mio obiettivo è che lei, una volta che prenderà confidenza con il mondo, sia concentrata su di me quando è al parco o ci sono altri cani, ci sono altre cose. Se io venissi qui e la lasciassi libera di esplorare, di andare dagli altri cani e di fare quello che vuole, senza darle un'alternativa, senza proporle qualcosa io attivamente, a lungo andare otterrò che il mio cane non mi guarderà più e scapperà, si allontanerà, perché adesso la vedete così tutta timorosa e che mi sta appiccicata alle gambe, ma nel giro di 2 settimane rischio di perderla. Il terzo motivo è che dandole qualcosa da mordere, piano piano lei indirizzerà il morso verso quegli oggetti e non le mie mani, le mie caviglie, le biciclette. Quindi sto anche lavorando sul predatorio e sul morso, perché sono cose che non possiamo dire al nostro cane di non fare, sono istinti che il nostro cane ha. L'unica è indirizzarglieli su dei giochi che possa mordere e possa inseguire, possa predare. Un'altra ragione, ad esempio, è scaricarla ed evitare che il cane si frustri quando è in casa, quando non gli diamo attenzioni, quando sto lavorando, quando sto montando questo video. È molto importante quindi, quando abbiamo un cane, il ruolo del gioco. Tramite il gioco io prendo tanti piccioni con una fava sola. Come potete vedere, lei non ha idea di come si giochi e quindi non è ancora molto interessata, diciamo. Si distrae e poi è in un luogo nuovo, si sta ambientando, deve capire. Ed è normale che la prima volta che proponiamo un gioco al nostro cane, questo non mostri interesse magari. E adesso guardate che cosa sta per succedere. Me l'ha riportato in mano. Questo non è un riporto consapevole, è un caso, però mi fa capire che la sua attitudine promette bene. Legata con la lunghina che corre in giro e mi avvolge, guarda. Le propongo vari giochi perché non so che cosa le possa interessare e io devo far leva sulle cose che le interessano. Ovvio che il mio obiettivo è giocare col frisbee, ma non è detto che il frisbee le interessi subito. In questo caso sì, mi è andata bene. Ma all'inizio con Artax, ad esempio, avevo usato una bottiglia, la palla con la corda, insomma, le propongo vari giochi e vedo quello che le interessa di più e inizio da quello.
Provo sempre con vari giochi per trovare quello che le interessa di più in questo momento. Vedete che lei prende questa pallina, allora io prendo l'altra, perché il mio obiettivo adesso è di insegnarle a prendere a comando gli oggetti e a lasciarli a comando, visto che ancora non conosce il comando lascia, non conosce il comando porta. Per poter giocare col proprio cane è fondamentale che questi comandi il cane li abbia chiari al 100%, quindi lavorerò su questo. Vedo che le interessa la treccia e allora proviamo un po' di tira e molla, ogni tanto gliela farò lasciare, ogni tanto la farò vincere. Vedete questo che sta facendo? Prendere l'oggetto e iniziare a correre. Diciamo che questo è l'inizio di uno dei piccoli intoppi che avrò nell'insegnarle il riporto, ma lo vedremo più avanti. Per insegnare il riporto è fondamentale non strapparle oggetti di bocca e non inseguirli o dirgli porta, come se il cane sapesse questo comando, perché facendo così il gioco diventerà che il cane scapperà da me per farsi inseguire e il mio segnale porta diventerà scappa da me invece di venire con l'oggetto. Siccome la treccia l'ha mollata e se n'è dimenticata, inizierò a fare il gioco dello scambio delle palline con due palline uguali per abituarla che lasciare un oggetto corrisponde a riceverne un altro. Vedete che se mi sta vicino io non cerco di strapparle di bocca la pallina, la coccolo per abituarla alle mie mani che si avvicinano a lei quando ha in bocca qualcosa. Button your shoe, put on your coat and hat. I play a game like that while I'm waiting for you. 3, 4, open the door, hurry for heaven's sake. I count each step you take while I'm waiting for you. 5, 6, my heart does tricks as I picture all your charms. 7, 8, you're at the gate and you walk into my arms. Oh, 9, 10, kiss me again. Vedete che si distrae ancora molto facilmente, quindi non insisto, ma semplicemente cerco di stimolarla. Allora prendo la treccia, la struscio per terra e scappo via per farmi inseguire. Non deve diventare un obbligo giocare con me, deve sceglierlo il cane. È normale che all'inizio un cucciolo si distragga e provi determinati comportamenti. Quelli più gratificanti saranno quelli che si fisseranno nel tempo. Hai visto Flash? In 448 siamo fuori da Milano. Cazzo, aperta campagna ragazzi. Figa. Guardali qua. Andiamo.
che brava! Che brava sta cagnina! Eccola! Bravo Nazzi! Mi hai portato questo? Grazie! Evviva! Fantastico, no? Li hai tutti portati? Li hai portati? Fermi tutti. Alright.